operando una negazione radicale della dimensione soggettiva dell'arte in direzione di un'esplorazione in profondità dei meccanismi produttivi dell'immagine nel sistema consumistico americano, Roy Lichtenstein giunge alla costruzione del quadro attraverso l'uso diretto di tecniche di produzione industriale come il retino tipografico e il tratteggio diagonale. Anche i suoi pseudoritratti mostrano l'allineamento dell'immagine artistica ai prodotti della comunicazione di massa. Cartelloni, manifesti pubblicitari, fumetti e cartoni animati sono i punti di partenza per le opere di Roy. La figura umana perde qualsiasi carattere personale e psicologico per venire uniformata alle maschere fittizie del rotocalco patinato o della serie televisiva. La tecnica dell'ingrandimento di singole parti del corpo, del volto, dei personaggi ritratti e della fisionomia degli oggetti corrisponde all'esigenza della massima leggibilità delle immagini della comunicazione pubblicitaria. Questo lavoro fa parte di una serie che esplora le emozioni intense e drammatiche attraverso l'adozione di un'estetica tratta direttamente dal mondo dei fumetti, un tratto distintivo delle opere di Lichtenstein. La tecnica utilizzata è quella dei puntini Ben-Day, una metodologia che permetteva originariamente agli illustratori di utilizzare una gamma limitata di colori per creare sfumature e profondità. Lichtenstein eleva questa tecnica a un livello artistico usando grandi puntini e linee nette per definire forme e contorni, trasformando un mezzo industriale in uno strumento di espressione personale e artistica. L'immagine rappresenta una giovane donna in primo piano, il cui volto è segnato da lacrime esageratamente stilizzate che le scendono lungo le guance. Il contrasto tra i colori vivaci e le espressioni di dolore della ragazza crea un effetto stridente che è tipico della pop art, la quale mira a riflettere la banalizzazione delle emozioni umane nella cultura di massa e nella pubblicità. Il blu intenso e il rosso brillante dominano la palette, con il giallo usato per evidenziare e attirare l'attenzione su specifici dettagli come i capelli della ragazza e il suo abbigliamento. Questi colori primari, tipici dei fumetti, contribuiscono a un'impressione di immediatezza e accessibilità, pur trattando temi di sofferenza personale e vulnerabilità. Ragazza che piange 1 è quindi non solo una rappresentazione visiva accattivante, ma anche una critica culturale. Lichtenstein qui esplora la rappresentazione e la ripetitività delle emozioni nell'era dei media, sollevando questioni sulla autenticità e sulla commercializzazione delle esperienze umane. Attraverso l'uso di un formato popolare come quello del fumetto, l'artista mette in discussione la serietà e la profondità con cui la società moderna tratta il sentimento e l'afflizione umana. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!